tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Anche questo mese sono pronta a condividere con voi i miei prodotti preferiti, ovvero il video nel quale vi parlo di tutto ciò che mi ha appassionato recentemente. Ormai conoscerete questo format a menadito, perciò cominciamo! Ho soltanto un prodotto da condividere con voi per la categoria della cura della pelle, ma è un prodotto che ne vale altri 10 come minimo, sia dal punto di vista del prezzo che mi viene da dire anche per quel che riguarda la qualità. Mi sono infatti regalata per il mio compleanno, che è stato proprio nel mese di novembre, una crema antirughe top di gamma. Per la precisione ho scelto la Hydra Global della Sisley. Se conoscete questo brand saprete che è decisamente high-end con prezzi molto alti e infatti ve lo dico subito, questa crema è carissima, l'ho pagata 188 euro se non sbaglio, quindi un bel po'. Mi piace però tanto perché ha una texture molto leggera, quasi in gel, si stende velocemente, si assorbe in un secondo, ha una profumazione abbastanza intensa che può piacere o non piacere, io la trovo accettabile anche se non mi fa impazzire, e poi mi piace molto anche il packaging perché non ci si sporca le mani, la crema esce appunto attraverso questo beccuccio spingendo sulla pompettina in alto, quindi molto comodo. E trovo che stia dando dei buoni risultati. Ovviamente non fa miracoli, i miracoli li lasciamo a qualcun altro, però da quando la uso sento che la mia pelle è più idratata e anche leggermente più tonica, leggermente, perché poi le occhiaie e tutte le rughette sono sempre lì. Come dicevo, i miracoli li fa qualcun altro. Detto questo, passiamo alla prossima categoria, che è quella del trucco. Il primo prodotto preferito per la categoria del trucco probabilmente era già comparso in altri video in passato perché ce l'ho da un bel po', ma l'ho riscoperto di recente, ovvero da quando ho cambiato colore di capelli. Sto parlando di una palette della Hourglass, eccola qua, la Ambient Lighting Edit, bella piena di ditate, avrei potuto anche pulirla, ma invece no, non sia mai. L'ho utilizzata anche nel mio video con il trucco di tutti i giorni per l'autunno-inverno, che se vi siete persi potete guardare cliccando sulla i che come al solito comparirà da qualche parte qui fluttuante sopra la mia testa, ed in particolare adoro queste due colorazioni. Intanto all'interno ci sono della cipria, dell'illuminante, del blush e della terra, quindi un po' tutto quel che serve per un trucco viso. Però io utilizzo soprattutto questi prodotti in basso, che sono dei bronzer e dei blush, soprattutto questo che è il Luminous Bronze Light, che infatti ho utilizzato anche nel mio video, che è un bronzer ma mi piace usarlo più come blush perché è abbastanza delicato, non troppo intenso, è luminosissimo, ma soprattutto ha questo sottotono violetto che mi fa impazzire in questo momento. Un'ottima palette, la trovate da Sephora. Tra l'altro, se non l'ho ancora detto, ve lo ricordo in questo momento, sul mio blog come sempre troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato e vi parlerò nel corso di questo video, con link diretti per acquistarli eventualmente o anche semplicemente per saperne di più su prezzi e caratteristiche, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Quindi primo preferito, palette di Hourglass, anche un'ottima idea come regalo di Natale, io la butto lì. Secondo preferito è un prodotto un po' più particolare che ho preso sul sito di ASOS ed è questo ombretto liquido della Stila. Si chiama Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow, quindi un ombretto liquido glitter metallizzato. Bam! Ce l'ho anche in questo momento, non so se lo vedete, quello sfarfallio glitterante sui miei occhi, ed è fatto in questo modo. Mi ricorda un po' un lip gloss per le labbra,
perché ha questo applicatore qui, ma non è un lip gloss, è un ombretto liquido. Va steso con attenzione perché è molto molto intenso e quindi se si esagera è un attimo passare al look drag queen, ma se lo si usa correttamente trovo che sia l'ideale per la stagione che sta arrivando, quindi per la stagione del Natale, del Capodanno, dove un bel trucco glitterato, la morte sua. Io ho scelto la colorazione Rose Gold Retro perché ho una passione per tutto ciò che è rose gold, copper, rame, insomma sono colori che mi piacciono tantissimo. Ce ne sono anche altre, quindi fate un salto su ASOS se è un tipo di prodotto che può fare al caso vostro. Terzo e ultimo preferito nel campo del trucco è una matita per le labbra che ho anche in questo momento utilizzata in semplicità come rossetto, diciamo come sostituto del rossetto, ed è l'Everlasting Lip Liner di Kat Von D nella colorazione Misfit. Mi piace moltissimo questa matita perché è fatta così, ovvero con un meccanismo per cui ruotando il prodotto esce e quindi permette di creare un contorno labbra molto definito, ma al tempo stesso è anche molto cremosa, molto pigmentata e quindi è possibile utilizzarla anche come sostituto del rossetto, esattamente come ho fatto io, con un finish ovviamente matte da matita, matte da matita, e poi dura all'infinito, quindi ottimo acquisto, è disponibile in tantissimi altri colori. Fate un giro da Sephora oppure date un'occhiata online. E così anche la categoria del trucco l'abbiamo fatta e la possiamo spostare di lato. Adesso passiamo alla prossima categoria, che è quella degli abiti. Piccola premessa: se avete già guardato il mio video haul per l'autunno-inverno avrete già visto tutti e tre i miei capi preferiti di novembre, perché ovviamente i miei preferiti sono anche gli ultimi che ho acquistato e di conseguenza gli stessi che avete visto nel mio video haul. Quindi vi invito a guardare il video haul se non l'avete ancora fatto, perché c'è un sacco di altra roba. Sono andata di nuovo un po' fuori di testa, è uscito fuori il peggio della mia mania per lo shopping e lo trovate come al solito cliccando sulla famosa i fluttuante. Se no, restate qui, vi parlerò dei tre preferiti di novembre fra tutti quelli che ho acquistato. Il primo ce l'ho addosso in questo momento ed è questo vestito decisamente retro a quadri bianco e nero che ho acquistato sul sito inglese di Collective. Collective è un brand che mi piace tantissimo perché fa appunto tutti i capi ispirati agli anni 50-60 per i quali io vado pazza. Mi sono innamorata di questo vestito non appena l'ho visto sul sito e continuo ad amarlo tantissimo perché trovo che vesta molto bene e perché appunto segna la vita. Poi è morbido sui fianchi, ha questa manichina a tre quarti che adoro, il suo collettino lo metto anche per andare al lavoro, mentre altri vestiti di questo genere magari non si prestano propriamente. Quindi primo preferito, vestito di Collective. Secondo preferito invece ce l'ho qui ed è questo abitino color ruggine che ho preso su ASOS del marchio Hatam Boutique. Hatam. Mi piace molto, mi piace perché ha la manichina campana, che è una delle cose che quest'anno mi hanno particolarmente entusiasmato. Di nuovo collettino con bottoncini dorati, devo aver sputato su dorati. Cos'ho, un buco nei denti? Mi piace indossarlo con sotto dei leggings perché è leggermente cortino per i miei gusti, degli stivaletti anche un po' aggressivi e magari un bel cardigan sopra. Mi piace perché ha una colorazione, un colore decisamente autunnale, ma al tempo stesso ha questi richiami sul violetto che sono perfetti con i miei nuovi capelli e quindi l'ho indossato veramente tanto nel mese di novembre. E l'ultimo è di nuovo un abito di Collective perché mi sono innamorata dei miei ultimi acquisti ed è questo abito nero con ricami, delle rose ricamate sulla parte anteriore, bottoncini a forma di rosa adorabili, collettino e poi ha la sua bella cintura che lega in vita ed è decisamente ampio e anni 50 come taglio. Lo adoro, l'ho indossato tantissimo, forse l'avrete visto anche in alcuni dei miei video. E
E questi erano i miei 3 abiti preferiti di novembre. Adesso passiamo alla categoria, sono un po' indecisa, passiamo alla categoria degli accessori, perché ho, bam, la pièce de résistance, il pezzo forte di questo video, ovvero il mio regalo di compleanno per me stessa, perché novembre è anche il mese del mio compleanno e questa volta mi sono concessa un regalino niente male. Quindi accessori. Se guardate i miei video saprete che in linea di massima non sono un'appassionata di grandi marche, non posseggo grandissimi pezzi o tantissimi pezzi di marca, molto pochi. Quest'anno però mi sono tolta alcuni sfizi. Una era la borsa di Vuitton che ho messo nel mio video dei preferiti di settembre forse, e l'altra cosa che desideravo praticamente da quando l'ho vista è una cintura di Gucci. Questa cintura di Gucci con la fibbia, con la doppia G, che tra l'altro mi piace anche perché G è l'iniziale del mio nome e quindi trovo che ci sia un fil rouge, un filo conduttore. Mi piace tantissimo indossarla soprattutto con i vestiti tipo questo che ho su oggi, quindi vestiti anni 50, perché trovo che vadano praticamente d'amore d'accordo, danno un tocco in più un vestito anni 50 e mi piace da morire questa cintura perché è molto semplice, c'è soltanto appunto la fibbia a renderla un po' più particolare, per il resto è in pelle nera, molto molto morbida. L'ho pagata, mi pare 290 euro, una cosa del genere, ed è il mio regalo di compleanno e da quando ce l'ho praticamente la sto indossando tutti i giorni, quindi bam! Regalone, e ne sono super entusiasta e ossessionata, la sto indossando tantissimo. Ok, finita qui la categoria degli accessori con questo pezzo niente male, passiamo alla categoria dei vari, perché vorrei parlarvi di un programma TV. Oh yes! Questo mese per la categoria dei vari vi parlo della serie TV che più mi ha entusiasmato nel corso del mese di novembre. In realtà è uscita, se non sbaglio, a fine ottobre e credo di averla guardata tutta su Netflix nel giro di 3 giorni, quindi ad essere onesta l'ho finita veramente all'inizio di novembre. Sto parlando di Stranger Things 2, la serie Netflix ambientata negli anni 80, siamo alla seconda stagione. Se ve lo siete perso, io vi consiglio di guardare sia la prima che la seconda stagione, che adesso sono ufficialmente disponibili, perché è veramente appassionante. Racconta la storia di questo paesino americano molto tranquillo, l'ambientazione è negli anni 80 e i protagonisti sono dei ragazzini che poco alla volta vengono coinvolti in situazioni molto misteriose. È davvero difficile raccontare la trama. Quello che posso dirvi è che cattura l'attenzione come poche altre serie, io me ne sono innamorata, gli attori sono bravissimi, tra l'altro ci sono nel cast anche attori come Winona Ryder, che forse è quella più conosciuta e ve lo consiglio tantissimo. Io l'ho guardato, veramente l'ho divorato, binge watching, non appena è uscito nel giro di 3 giorni e non potevo non inserirlo nel mio video dei prodotti preferiti, perché è decisamente uno dei miei preferiti dell'ultimo mese. Abbiamo ancora 2 categorie, quindi andiamo veloce. Prossima categoria è quella delle scarpe. Le scarpe, questo mese le mie scarpe preferite sono in realtà degli stivali che ho da un sacco di tempo, ma ho visto che sono disponibili in vendita e quindi ve li ripropongo. Sono dei Bickenberger, mi è sempre da dire Birkenstock, ma invece sono Bickenberger, ma poco importa la marca. Quello che mi piace è che sono degli stivaletti in stile motociclista molto comodi, prima di tutto. Non sono neri, anche se forse si vede male, sono marroni e quindi mi piacciono soprattutto indossati in autunno e in inverno. Se piove tengono il piede all'asciutto, se fa freddo lo tengono al caldo, comodi, ci posso camminare tutto il giorno e poi danno un tocco un po' più
aggressivo, un po' più grunge oppure un po' più casual, quando li abbino con vestitini tipo quello che vi ho fatto vedere prima, ruggine, e quindi questo mese l'ho indossati veramente un botto. Come sempre sul blog troverete il link, perché come vi dicevo poc'anzi ho visto che sono disponibili in vendita molto molto simili. Bene, siamo arrivati all'ultima categoria per il mese di novembre, che è quella dei libri. Ebbene sì, anche questo mese non potevo esimermi dall'inserire come mio libro preferito un libro di Alice Basso. Ormai è ufficiale, sono pazza di questa autrice, la adoro, e il libro che vi propongo per novembre è Non ditelo allo scrittore, ovvero l'ultimo della trilogia dedicata a Vani Sarka, la protagonista di questi romanzi che mi ha conquistato. Vani Sarka è una ghostwriter, quindi per mestiere scrive libri a nome di altre persone e ha questa dote pazzesca di saper leggere le persone molto bene, comprenderle a fondo, cosa che ovviamente l'aiuta nel suo mestiere di ghostwriter, ma che le permette a tratti anche di poter e saper manipolare gli altri, cosa che l'ha portata a collaborare con la polizia, soprattutto nella figura del commissario Berganza, che è un po' l'altro protagonista di questa saga, un personaggio che sembra uscito da un libro giallo classico, col suo impermeabile e le sue sigarette costantemente appese alle labbra. Tra Vani Sarka e il commissario Berganza c'è sempre stato un po' di feeling, anche in questo libro succedono cose interessanti, non voglio spoilerare. Come sempre però la nostra Vani si trova all'interno di un mistero da risolvere, sempre alternando quella che è la sua vita privata con questi vari misteri che si trova a dover svelare, aiutando appunto il commissario Berganza. Il suo universo è popolato di personaggi molto molto interessanti, dall'ex fidanzato scrittore super affascinante che cerca di riconquistarla, allo scrittore che ha scritto un capolavoro ma che è semplicemente odioso e che lei deve cercare invece di rendere piacevole al pubblico. Insomma, tante cose anche all'interno di questo terzo e ultimo libro. Alice Basso, ti prego, scrivine anche un quarto, perché ormai sono totalmente dipendente dalla storia e dalle avventure di Vani Sarka. Un ottimo regalo di Natale per tutti quelli che amano leggere, e in generale appunto un ottimo libro, esattamente come i due che l'hanno preceduto. E questo è tutto anche per il mese di novembre. Di nuovo siamo arrivati alla fine di uno dei miei video dei prodotti preferiti, e come sempre io spero che le indicazioni che vi ho dato possano esservi state utili in qualche modo, vi abbiano ispirato e magari, perché no, vi abbiano dato anche qualche idea già per i regali di Natale, anche se non temete, come sempre all'interno della mia serie natalizia che inizierà molto molto presto, anzi prestissimo, ci saranno anche 2 video dedicati proprio a idee regalo per lei e idee regalo per lui, quindi se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi adesso per non perdere la serie di Natale e tutti i prossimi video. Ovviamente se questo invece di video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, mi aiuta tantissimo, appunto i vostri mi piace mi aiutano a capire cosa preferite e cosa invece vi entusiasma di meno. Vi ho detto davvero tutto per oggi. Vi mando il mio bacio volante e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!